Il gallerista Stefano Contini ha individuato e valorizzato nel corso degli anni molti artisti emergenti, fra cui Mito Rai, che ha frequentato a lungo, stringendo con lui una preziosa amicizia. Ora con l'inviata Daniela Bisogni andiamo a vedere altre rivelazioni nelle gallerie di Venezia. Spesso dietro ai grandi talenti contemporanei c'è qualcuno che ha compreso la loro arte, come Stefano Contini, che nelle sue gallerie di Venezia e Cortina valorizza artisti famosi in tutto il mondo. Scopriamo il perché. Noi abbiamo l'onore di rappresentare artisti di caratura internazionale come Mito Rai, Botero, Larraz, Ciugarri, Valdés. Facciamo un lavoro diverso da quello che si intende come galleria, ma promuoviamo gli artisti in campo nazionale e internazionale lavorando direttamente con gli stessi. Il bello del lavoro della galleria è cercare di puntare anche su delle nuove proposte, crescere insieme, quindi proporle, fargli le mostre, mostrarle nelle varie fiere, nelle nostre gallerie, nelle varie occasioni, per crescere noi insieme a loro. Qui ci troviamo davanti ai quadri di Botero. Cos'è che l'ha colpita personalmente quando ha scelto quest'artista? L'arte rappresenta molto spesso o la felicità o l'infelicità. Botero rappresenta la gioia di vivere ed è sempre stato un artista che io ho apprezzato, amato, e 25 anni fa ho avuto l'occasione di poter iniziare a lavorare con lui. La straordinarietà di Enzo Fiore è la tecnica che lui usa, perché lui praticamente sulla tela mette una resina su cui appoggia, attacca, insomma, grazie alla plasticità della resina, radici, foglie, sassolini, rami, a volte anche insetti, proprio la natura che poi torna a prendere forma e a creare questi quadri straordinari. Cos'è che trova di particolare in questo artista? La genialità di un artista pazzo, perché solo un pazzo può realizzare delle opere d'arte prendendo insetti, incollandole con le resine, rendendo l'opera viva, riuscendo a far capire l'intimità del soggetto anche. Quindi solo un vero artista può essere così. Per lei che cos'è l'incontro con un artista? Cioè cosa cerca? L'incontro con un artista deve essere prima di tutto determinato da quello che fa, poi la conoscenza del soggetto, perché io prendo un contatto con l'artista nel momento in cui intendo fare un percorso insieme e questo percorso deve essere piacevole. Valdés rappresenta l'arte antica e contemporaneamente l'arte contemporanea. Fortunatamente per lui e per me oggi è riconosciuto uno dei grandissimi artisti nel mondo. Cosa ha trovato in lui? Il racconto, la poesia e le atmosfere di un'epoca trasportate nella modernità. Larraz io credo che sia il più grande pittore vivente al mondo. È un artista che mi dà gioia e ogni quadro è una scoperta, un racconto nuovo che lui fa. Quindi è un artista a 360 gradi. Lui in un'intervista che fece tempo fa disse che se non metteva ironia e sarcasmo nella sua pittura l'arte è come la tapioca, cioè non sa di nulla. Che cosa l'ha colpita di Pablo Ciugarri? Qui c'è l'humus della solarità, della gioia di rappresentare le cose e di dare luce a tutto ciò che uno fa. Allo scultore polacco Igor Mito Rai ha dedicato un omaggio filmato in ossequio a un sodalizio durato quasi un quarantennio. Mito Rai era un uomo bellissimo, altrettanto bello interiormente. Meglio di lui nessuno poteva rappresentare la bellezza. A proposito della bellezza, Mito Rai aveva realizzato anche una serie di gioielli che nessuno ha visto fino ad oggi, proprio perché
la bellezza faceva parte del suo mondo.